Allora, io direi di guardarci 20 minuti questo documentario. Se qualcuno fosse interessato. Mio Dio, dove sono in India? Chaos, but I love it. Io ho un carissimo collega e amico indiano che finalmente dopo 2 anni è riuscito a tornare in India. Cavoli, è veramente un paese che vorrei andare a visitare con lui perché è una grande persona, uno del posto. Ti può far vedere tutta l'India nelle sue 1000 sfaccettature, perché stiamo parlando di un subcontinente, non è Liechtenstein. Stupendo, solo l'atmosfera deve essere qualcosa di surreale quasi, soprattutto se vieni dai piccoli medi paesini europei. Just when my photographic life is coming to an end, someone gives me the very best cameras that you could ever put into your hands. It's a tragedy. I always carry two, all my life. In the old days, I used to have 2 cameras, 30 rolls of film, and 2 exposure meters. And I came here to photograph the Bangladesh War in 1971 in the monsoon rain. And each day I lost a camera, the rain would get into the prism. And when I left, I had 1 camera left and 1 exposure meter. Cioè lui è andato a fotografare già una guerra e si è trovato con due fotocamere che si allagavano, tutti i rollini andati a puttane. Cioè alla fine aveva perso il 60-70% del suo equipaggiamento. Se capitasse a me, che sono un fotografo amatoriale, mi sparerei. Mio Dio, mio Dio. Ecco. Alcune foto richiedono... È brutto da dire perché ci sono cose ben peggiori, cioè potrei chiedere che cos'è la sofferenza a questo ragazzo qui e probabilmente avrebbe una scala di valore totalmente diversa che questo signore, tra l'altro in questa posa da scimmia fotografa proprio, oppure io, però certe foto come l'arte te le devi sudare, ti devono venire da dentro, te le devi guadagnare. È una questione a volte di posto giusto al momento giusto, ma come per il successo è anche posto giusto al momento giusto, ma nelle mani giuste. Nelle mani giuste che richiedono il lavoro giusto. È tanta fatica. È tanta fatica e certe cose ci se le devi guadagnare nella vita. È un buono scatto, secondo me, te lo devi guadagnare con una vita di allenamento. Tu in quel momento è come se avessi lavorato per arrivare a quel singolo scatto. Ogni volta che fai uno scatto che ne vale la pena. Notevole. Because if you run out of cameras and film, you could suffer no greater pain than that, believe me. This is the most visual city in the world. There's no doubt about it. Photographer's dream. I'm so pleased we came to Kolkata because it's the one city that still excites me and never disappoints me. Stop. Oh, look out, I'm going to get this guy here. Oh, mister. But at my age, I'm not really going to come halfway across the world and do this kind of thing again. Great.
But when I'm here, I become ageless. I don't feel as if I'm 82 years of age. You know, I think I feel like 82 anni, ragazzi. 82 anni. Ovviamente pagato dalla Canon e quant'altro, compagnia bella. 82 anni, ragazzi. No, non vi aiuta a migliorare la ricerca, Edge. Fuck off, man. Ok. 82 anni e dice che quando fai qualcosa con passione ti senti vivo, ti senti giovane, ti senti leggero, ti senti come se lo potessi fare in continuazione. Bellissimo, bellissimo. the spirit, you know, comes back to me, and I feel like a young photographer again. It's amazing. I suppose in a way, the moment I stop thinking like that, I've had it, really. Absolutely amazing place. Without question, I've been to all the great cities of this world, every city, every major capital of the world, almost. There's no city quite like Kolkata. It's a city of dreams for people who come here seeking their fortune. And they will continue to come from the countryside here, and they will continue to multiply. It's a city that possibly has the most densely populated city in the world right now. Fatemi vedere un attimo, perché io ho detto India, ma potrei aver sbagliato per ignoranza. Cerca nel web. Beh, Calcutta, e grazie al cazzo, ok. Non sapevo che si dicesse Kolkata. Ok. Fair enough, I mean... Fair enough. Ho imparato qualcosa. And also a city where people really struggle for every little patch of soil they stand on. And it's a city of survival. The struggle to survive here is unthinkable. Ecco. Io non sono bravo a fotografare le persone. E quando vedo queste scene rimango sempre un po' perso nei pensieri, diciamo. Perché tu vedi una scena che dici, cazzo, questi ragazzini stanno probabilmente sfiancati dal lavoro, stanno dormendo. Nell'unico modo in quel momento riescono a dormire, e c'è quest'uomo, sicuramente che ha avuto una vita più agiata. E questi ragazzini che li sta fotografando come se fossero delle perle da studiare. Trovo molto interessante tutto quanto dal punto di vista proprio antropologico, si può dire, perché, cavolo, ci vuole del pelo sullo stomaco, ci vuole tanto pelo sullo stomaco per fare queste cose. Ti devi quasi disumanizzare per raccontare queste cose, devi quasi fare il dottore. Quasi da non poterti prendere a cuore quello che vedi per riuscire a fare quello che devi. Tematica interessante, mi piacerebbe sapere cosa ne pensate. Calcutta is, I think, looking at a calamity in the near future. E infatti se ne rende conto. Dice che sarà potrà essere una calamità nell'immediato futuro, una cosa di questo tipo. Sovrappopolazione, povertà, malattie, carestie. Alla fine siamo scimmie in smoking. Siamo vestiti tutti bene, più o meno bene, siamo vestiti da esseri umani. Pretendiamo di essere umani, ma non ci accorgiamo che siamo ancora vittime delle nostre urgenze più basilari, più istintive, e ci comportiamo come tali, creando disparità, creando ogni tipo di sofferenze, possiamo dire.
Sofferenza in termine molto generico, non per forza fisico. Ci piace crearci disagio a vicenda. Comunque, wow. Ehi, ha preso un'atmosfera molto dark. Io volevo solo vedere un documentario sulla fotografia, però è anche questo, soprattutto quando è fotografia di vita. Madonna, che frase scontata. It's the greatest kind of canvas you'll ever look upon and see a real humanitarian struggle. But you see, look, the people live in these houses here. You have great beauty mixed with great tragedy. E io che spendo 50 euro di spazzolino elettrico. I mean, fair enough. Questa è veramente una posa da maschio alfa. Bimbi, se volete conquistare le vostre compagnette di classe vi dovete presentare così in classe. Non mimate quel gesto con la bocca perché la maestra vi potrebbe dire qualcosa, ha ragione. Però è veramente... Man, that's a big boy. Anyway. I suppose the nearer we get to the river, the closer we get to history. But that bridge is extraordinary, look at it. It looks like a real piece of British Meccano engineering, doesn't it? This city is full of history, particularly linked to the English colonial period, of which, no, looking back on it, we really shouldn't be too proud. We stole... Attenzione, c'è da fermarsi un attimo qui. Perché un inglese... Adesso facciamo una verifica, ma se è Sir, io credo che... britannico. Fatto Sir per i suoi meriti, quindi vuol dire che la regina gli ha detto complimenti. In maniera un po' più forbita. Ammette durante un documentario, che tra l'altro può anche essere controverso perché sei un fotografo, ti chiama la Canon per, come dire, pubblicizzare il fantastico mondo della fotografia tramite il loro brand, e tu inserisci una gocciolina di critica politica soprattutto nei confronti del tuo paese. È proprio quando si dice che ai vecchi non frega più un cazzo e non hanno peli in bocca. Devo dire... Chapeau. Chapeau a quest'uomo che non si fa problemi a dire quello che pensa. Ha ragione, anche secondo me. Oh, you know, the liberty of this country for 200 years. We didn't have the right to come here and help ourselves to your resources and your minerals. We took everything from you. So, you know, I'm aware of that. I could come around this city blindfolded and still get good pictures. Look on the left there. Look at that washing in the street. I'm afraid this is a process of just hanging around and waiting, you know. I mean, things will come here. There's so many extraordinary people here. You just wait and they'll come. You know, round that corner in a minute, something extraordinary will come round. And the day is just beginning now, you know, in another hour's time. You know, the way you stand when you photograph is important. The way you represent yourself is equally as important as the way you expect others to give you that great image. That is the thing about being a photographer, you know. You almost have an almost kind of hunting kind of feel about you, which is uncomfortable. When I'm working like this, I feel as if I'm... Un cacciatore di immagini. Devi sempre sentire le dita elettriche, l'occhio come se stessi aspettando qualcosa che arriva. Cazzo. Si impara sempre qualcosa da qualcuno, eh. Straordinario.
soprattutto per un tipo di fotografia a cui io non sono assolutamente abituato. You know, what's happening in the next 2 seconds in front of them when I appear. I try to be as tasteful as I can. There's no getting away from it. I'm taking advantage, really, especially with this equipment. I can work 10 times faster with this equipment than I could ever have done in the past with film. There's so many hundreds and thousands of people coming towards you, past you. It takes a time for them to realize that somebody is photographing them and somebody from another country. So you could say, I'm not being totally kind. I'm taking advantage of my professional photographic ability. When they see you photographing them, or they realize they've been photographed, you know, there isn't the anger that you find in other countries. You can be really badly treated in other countries. But, you know, the Indian tolerance is one of the prime things that stands out in my mind, is that they have enormous tolerance. What's remarkable about the people of Calcutta is they live in, some of them, the most appalling conditions, and yet it hasn't taken away the kindness of the people themselves. And I found this kindness stretches the whole length and breadth of India itself. The people of India have a natural kindness, particularly to travelers and foreigners. They're always ready to help you and always treat you with great courtesy and respect. That's why I like coming to India. You see so many biblical faces here. Cazzo, ragazzi, quanti anni ho fatto a non viaggiare, cioè a non viaggiare fuori dall'Europa, e adesso che ne avrei l'opportunità... Boom! Qualcuno ha deciso di mangiare un pipistrello and god fucking damn it! Anyway. Riusciremo a farcela, ci sono problemi ben più gravi adesso. Torneremo anche a viaggiare in serenità. Money, money, give me money. You know what, they suffer from boredom here. I mean, I'm talking about the street people. So when they see us suddenly appearing, they're interested. They need to find something to distract their boredom. So seeing a foreigner with these cameras and amazing colour, all of a sudden they wake up and they take notice. Go away, please, okay? Go away. Give you nothing. Nothing. Okay, please. You'll always get one heckler in the crowd who's going to say, why is he doing this? He's a foreigner. There is a very fine balancing act in certain atmospheres that you have to bring to an end as quick as you can. I've photographed some tragic scenes, some beautiful scenes, and the Cristo santo. Ok, continuiamo. amazing thing about some of the people in Kolkata, particularly the poor people, despite the fact they're the poorest people on God's earth, they still have this command and dignity that they can bring out in themselves. You're not just photographing a beggar, you're sometimes photographing a king. It's like a giant fruit cocktail, it's a banquet, it's a feast for the eyes. There is so much going on in front of you, you don't know where to look first. I don't think there's enough film or enough chips that you feed into your cameras to swallow the whole thing up. And when you look at the people, they are the Indian nation have got some of the best and most handsomest people in the world. You know, forget Hollywood. Sometimes when you photograph them, they can't understand your curiosity. They think, why is that man
looking at me with that camera, and they're having to pinch themselves to find out what is my curiosity. I look at people here who are so amazing looking, distinguished looking, moustaches, perfect bone structure. It's hard not to believe that they're really beautiful human My beings. man! Sembra uscito dalle bizzarre avventure di Jojo. My man looking sharp. Oh yeah, boy. Every time I press the button and now I can play back. In the old days when I photographed in India and I had film, I had to wait 3 or 4 weeks to go back to England, process the film, hold the negative to the light. Now I can see instantaneously the image I've just taken. I could have done with these cameras about 50 years ago. Amazing man. Stop. Stop. Looks like he's made of bronze. You know, there were times when I had to stop work at 6 o'clock at night because it was dark. These cameras can take you into the night. It's amazing. I've come a bit too late to the digital world at my age, but I still know how to frame a picture. And I'm quick at it, and I'm self-assured because I see things before other people even can't, blink their eyelid. I can see it. It's the best thing I've got in my makeup. So there's no way I'm going to miss a picture. You know why I had the discipline with film? E qui sentiamo parlare un esperto. There's no way I'm gonna miss a picture. Ragazzi, l'era digitale ci ha dato le comodità, ci ha dato l'accessibilità, ma la vecchia esperienza di stare sul campo e fare le cose non viene battuta da nulla. Nulla. Because I didn't want to run out of it. So I was very stingy about film. I used to treat film with great reverence. I would never throw an exposure away. That's the one thing you don't have to worry about with digital cameras. You have an inexhaustible supply of images. You have to carry the almost black and white discipline with you when you make that transition. To come here as a photographer, I know I'm recording the last of the kind of jagged edges here, So when I press that button, I'm almost making history in a way. Whether anybody cares or not, I don't know. Ecco, se io prendo una foto del genere, la guardo e dico, ammazza che merda. E invece saranno i colori, sarà l'altezza da cui l'ha presa, non lo so. Prende significato. Interessante. Oh, mister. Mister. Wait. Oh. Oh, this way. Okay. Mister. It could break down your family life because you're constantly away on assignment and you're putting photography in front of your family life and things, and Good, eh? it has a damaging effect one way or the other. So whatever you do when you're pressing the button on these cameras, it's not a case of just pressing a button. You're tapping into your own psychology and your own concerns about you, the subject, the surroundings, the authorities. You're calling upon so many different aspects of, if you had an ordinary job where you went into an office, you sit down and you do what you're told or what's asked of you. But in photography, you are asking of yourself
more than any employer would ask of you. You're giving not 150%, you are giving 1,000%. Questo, non avendolo mai fatto di professione, sarebbe curioso per me capire, anche perché poi lui sta parlando di un giornalismo d'assalto, veramente così, non sta parlando di quello che ti fa le foto al matrimonio. Con tutto il rispetto di quelli che fanno le foto al matrimonio, che credo che sia uno dei lavori forse appena sotto fare il chirurgo, perché se tu scatti quel giorno lì in cui deve fare le foto, basta, è finito, non è che dici... Raga, mi sono accorto di aver fatto una ventina di foto mosse. Possiamo rifare il momento in cui vi siete detti sì, lo voglio in chiesa? Però effettivamente per creare qualcosa di significativo devi dare qualcosa di significativo. Diventa quasi lo scambio equivalente di Full Metal Alchemist. Ci sto mettendo forse troppa poesia, eh? Qualcuno che non è interessato di fotografia potrebbe dirmi il contrario, però sono convinto che per fare qualcosa di buono devi dare qualcosa di buono. You have to be careful with too much definition, because I know photography, I know how I want it to, sometimes I like softness in light. I don't always want everything to be like a knife's edge. So there's nothing these cameras won't do for you. That's the bottom line, really. But you have to be careful how you use them. Beautiful, really beautiful place. Oh, yeah, I'm sweating. But it's great, isn't it? Great winter coming. E via, si sale, si scende in corsa. Ah, quasi quasi mi faccio i baffi anch'io. Fatemici pensare. You must represent yourself as if it's got nothing to do with photography. It's got all to do with your integrity. Now he's level with that lot, see, I can get some... Okay, now I can get him now. Photographers are not all paparazzi type hard faces who just press buttons and they talk about money and celebrity. It's not like that at all. It is for those people who do that, but it isn't for people like me. Here we are in the beginning, early days of April. You're saturated by humidity and your own perspiration. It's very draining. If you get up early in the morning, you don't last the whole day without feeling thoroughly exhausted. But you can bet your life, by the time you get back to your hotel and you look through your pictures, you've got something there which pleases you. All these cameras are full of amazing images. My composition's not really good here, but look at the color, it's amazing. See, the sun is still... Quello è il fatto, dei colori pazzeschi dentro la camera. Cioè, porca troia. Porca troia, dei colori pazzeschi dentro la camera. Devastante. Bellissimo. A bit bleachy, you see. Oh, I'm feeling a bit bleachy myself, actually. Fell in love with photography accidentally. It chose me. I didn't choose it. And I haven't been disappointed. But I have to tell you, I've had to back it up with enormous hard work, risk, pain, injuries. You should not be wasting one single day of your life. You should be out on the streets every day.
Bellissimo. Sono stupende queste foto, sono stupende. Nella loro tragicità, cioè... Molto bello, molto molto bello e interessante. Mi piacerebbe fare una serie di queste cose qui dove ci guardiamo un 20 minuti di questi mini documentari qui che sono in realtà dei mezzi spot pubblicitari, ma ti fanno poi capire la passione per la fotografia, i punti di vista della fotografia, posti pazzeschi. Benissimo, fatemi sapere se vi è piaciuto. Da Ramble è tutto e ci si vede la settimana prossima o quando riesco. La settimana prossima è Natale, quindi probabilmente ciao, alla prossima.